Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale YouTube. In questa video lezione vedremo attraverso delle simulazioni animate in 3D i fenomeni di ibridazione del carbonio. Come esempi prenderemo in considerazione la molecola del metano, dell'etilene e dell'acetilene, in cui l'atomo di carbonio ibridizza rispettivamente in sp3, sp2 e in sp. Per comprendere tali fenomeni è necessario innanzitutto vedere come sono distribuiti nei vari orbitali gli elettroni del carbonio nel suo stato fondamentale. Esso possiede 6 elettroni. Ne troviamo 2 nell'orbitale 1s, 2 nell'orbitale 2s e 2 elettroni nell'orbitale 2p, uno nel 2px, l'altro nel 2py, mentre risulta vuoto il 2pz. Rappresentiamo ora graficamente gli orbitali di questa configurazione elettronica. L'orbitale 1s è sferico, in cui ci sono 2 elettroni. Anche l'orbitale 2s è sferico e contiene anch'esso 2 elettroni, mentre i due orbitali 2px e 2py, a forma simmetrica bilobata, contengono ciascuno un elettrone sbagliato, mentre l'orbitale 2pz è vuoto. Esaminiamo ora la molecola del metano. I dati sperimentali ci dicono che essa è formata da un atomo centrale di carbonio a cui sono legati, attraverso legami sigma, tutti equivalenti tra di loro, 4 atomi di idrogeno. Come ben sappiamo, la formazione dei legami chimici è dovuta dal coinvolgimento degli elettroni più esterni dell'atomo e, come è possibile osservare, una configurazione elettronica esterna 2s2 e 2p2 non giustifica la struttura del metano appena osservata. Come si può spiegare questa incongruenza? La risoluzione a questo particolare fenomeno fu fornita da Linus Pauling, il quale introdusse il concetto di ibridazione. Egli affermò che andando a rimescolare 2 o più orbitali dello stesso atomo aventi stesso numero quantico principale, si ottenevano 2 o più orbitali chiamati ibridi, che presentavano energia uguale, forma identica, ma che erano disposti nello spazio in modo differente rispetto agli orbitali puri. Vediamo dunque cosa accade al carbonio nella molecola del metano. Un elettrone del 2s viene promosso nell'orbitale vuoto 2pz, generando in questo modo 4 orbitali ibridi che sono chiamati 2sp3. Questi 4 orbitali vengono definiti degeneri o isoenergetici, in quanto hanno tutti la stessa energia, che risulta essere intermedia tra quella del 2s e del 2p. Abbiamo ottenuto, così come si suole dire, un rimescolamento degli orbitali puri. Ma cosa vuol dire 2sp3? Il numero 2 deriva dal livello energetico principale, ricordando ancora una volta che l'ibridazione può avvenire solo tra orbitali aventi lo stesso numero quantico principale. S deriva dall'orbitale S che ha contribuito al fenomeno della ibridazione. P3 dai 3 orbitali P che si sono ibridizzati con quello S. Una volta avvenuta l'ibridazione, non esistono più né orbitali S né orbitali P, ma solo 4 orbitali di tipo sp3 che risentiranno per 1/4 del carattere S e per 3/4 del carattere P, i quali avranno forma, energia ed orientamento diverse da quelle di partenza. Dunque, rappresentiamo ora graficamente i nuovi orbitali che si sono formati. L'ibridazione genera 4 orbitali bilobati, ma a differenza degli orbitali puri, sono costituiti da un lobo più piccolo e un lobo molto più grande. Questo lobo molto più grande garantisce una migliore sovrapposizione tra gli orbitali e ciò andrà a generare dei legami molto più forti
rispetto a quelli che si sarebbero formati tra orbitali puri. Il fenomeno della ibridazione fornisce una molecola in cui si ha una ottimizzazione degli angoli di legame in modo tale che risulteranno minime le repulsioni elettroniche tra i vari orbitali e gli angoli saranno di 109,5 gradi. Dunque nel metano i 4 elettroni esterni del carbonio si distribuiscono in 4 nuovi orbitali che si sovrapporranno agli orbitali sferici dei 4 idrogeni, generando 4 legami sigma di stessa lunghezza e di stessa energia. La molecola assume una forma tetraedrica i cui vertici sono occupati dagli atomi di idrogeno. Ecco spiegata la struttura geometrica del metano. Consideriamo ora la rappresentazione tridimensionale della molecola di etilene. Ogni atomo di carbonio è legato a 2 atomi di idrogeno con legami semplici di tipo sigma. I 2 atomi di carbonio sono invece legati tra di loro attraverso un doppio legame e tutti e 6 gli atomi che compongono la molecola giacciono sullo stesso piano. Vediamo come interpretare i legami con la teoria dell'ibridazione e ripartiamo ancora dall'atomo di carbonio e dai suoi orbitali elettronici esterni. In questo caso solo 2 dei 3 orbitali 2p si mescolano con l'orbitale 2s a formare 3 nuovi orbitali ibridi, mentre l'orbitale 2pz ne resta fuori, cioè non ibridizza, rimanendo dunque puro. I 3 orbitali ibridi sono disposti su un piano a una distanza reciproca di 120 gradi, mentre l'orbitale 2pz è perpendicolare al piano in cui giacciono gli altri 3. La molecola che ne deriva ha una geometria trigonale planare. I 3 nuovi orbitali hanno per 1/3 il carattere S e per 2/3 il carattere P, e per questo sono detti 2sp2. Dunque nella molecola di etilene un orbitale ibrido di carbonio forma con un orbitale ibrido di un altro atomo di carbonio un legame sigma. Gli altri 2 orbitali ibridi di ciascun carbonio si legano con gli orbitali 1s dell'idrogeno a formare altri 2 legami sigma. Infine, l'elettrone dell'orbitale 2pz forma con l'elettrone dell'orbitale 2pz dell'altro atomo di carbonio un legame π greco. Ecco dunque spiegata la struttura geometrica della molecola di etilene. I fenomeni repulsivi tra gli orbitali ibridi e la presenza del doppio legame respingono un po' di più i legami con gli idrogeni, determinando 3 angoli che si discostano leggermente dai 120 gradi previsti dalla geometria trigonale planare. Consideriamo infine la rappresentazione tridimensionale della molecola di acetilene. Ogni atomo di carbonio è legato a un atomo di idrogeno con un legame semplice e i 2 atomi di carbonio sono legati tra di loro attraverso un legame triplo. I 4 atomi si trovano tutti su un'unica retta e la molecola ha forma lineare. Interpretiamoli dunque con la teoria della ibridazione degli orbitali. In questo caso abbiamo che solo uno dei 3 orbitali 2p si mescola con l'orbitale 2s a formare 2 nuovi orbitali ibridi, mentre gli altri 2 orbitali 2px e 2pz rimangono puri. I 2 orbitali ibridi si dispongono in linea dunque a una distanza reciproca di 180 gradi e sono detti 2sp. Essi hanno per metà il carattere S e per metà il carattere P. Nella molecola di acetilene, un orbitale ibrido di un carbonio forma con un orbitale ibrido di un altro atomo di carbonio un legame sigma
L'altro orbitale ibrido del carbonio si lega con l'orbitale 1s dell'idrogeno a formare un alto legame sigma. Gli orbitali 2py e 2pz invece formano con i loro corrispettivi dell'altro atomo di carbonio due legami π greco. Ecco dunque spiegata la struttura geometrica della molecola di acetilene.